un piacere Ciao. trovarti Grazie. qui. Beh, allora io ti conosco molto bene da un sacco di tempo, però chi ci ascolta magari no. Raccontaci brevemente chi sei, di cosa ti occupi. Ok, no, grazie innanzitutto di avermi qua come sempre, è sempre un piacere e soprattutto vedere anche il numero di persone che partecipano quest'anno per temi come il nostro è molto importante, quindi mi fa molto piacere essere qua. Quindi ciao a tutti, sono Sania, sono amministratore delegato di Utrust. Utrust è una società di Web3 Payments che in poche parole vuol dire usare la blockchain per avere un metodo di pagamento più efficace, più veloce. Il mio background è corporate, quindi vengo dal mondo dell'e-commerce, vengo dal mondo della telco e dei pagamenti digitali, quindi proprio lavorando poi in PayPal mi sono resa conto dell'inefficienza dei pagamenti tradizionali online e per questo ho deciso di cofondare Utrust nel 2017. Quindi nel 2017, quando nessuno ancora pagava in criptovalute o comunque una piccola parte della popolazione, e quindi ad oggi il mondo è cambiato. Ad oggi processiamo milioni di dollari al mese di persone, aziende che pagano in criptovalute in tutte le parti del mondo, e quindi è bello essere insieme in questa evoluzione. Beh, interessante anche comunque il tuo background, nel senso da corporate a startup, poi sei amministratrice delegata. Com'è essere amministratrice delegata anche di una startup, insomma, in questo mondo poi che è molto anche maschile, no? Molto male dominated. Sì, è un mondo molto maschile. Devo dire, le donne che sono in questo settore sono veramente donne top, quindi c'è bisogno di avere più donne, perché non dico che le donne siano più in gamba, ma le donne in questo settore sono molto smart, sono molto in gamba. Com'è? Allora, secondo me uno quando pensa al ruolo di amministratore delegato, pensa, no, un ruolo super glamour, dove appunto fai solo presenza a eventi, invece comunque è un ruolo dove devi saperti adattare molto, no? Perché comunque oggi siamo una growing startup, siamo stati acquisiti a gennaio, quindi da poco, da Elrond, che è una grossa società blockchain, e quindi questo ti dà una sicurezza in più, quindi ti permette appunto di avere più risorse, di essere più veloce sul mercato, di avere più persone. Però appunto durante questi anni ci sono stati anche anni difficili, ci sono stati anni in cui eravamo pochi, perché siamo partiti, eravamo in 10, oggi siamo in 50 e comunque prevediamo di essere 100 entro la fine dell'anno. E quindi magari lì come amministratore delegato magari dovevi fare il marketing, dovevi fare HR, dovevi andare a bussare alla porta del venditore, quindi secondo me, no, quando uno pensa all'amministratore delegato non è proprio sempre, no, tutto oro ciò che luccica, fai un po' di tutto, però anche divertente. Beh, E impari quindi tante cose, diciamo. impari un po' di tutto, e quindi è stato anche divertente. E adesso la sfida principale è avere più persone a bordo, avere un team più grande, quindi stiamo prendendo tante persone, quindi per chi ci ascolta, se siete interessati, Candidatevi. esatto, sì, anche chi non ha esperienza blockchain, nel mondo cripto, comunque cerchiamo competenze anche di persone che vengono dal mondo di internet, web 2.0, no? Quindi c'è spazio per tutti. Ottimo, grazie mille. Ma oggi, vabbè, io ho ascoltato ovviamente il tuo speech, ma chi ci ascolta magari no. Di cosa hai parlato? Quali sono state le novità che hai condiviso col nostro palco? Sì, oggi è stato molto bello, anche perché poi appunto ho parlato con tante persone che erano nella sala, che appunto avevano tanto interesse nella nostra soluzione. Oggi ho parlato di pagamenti Web 3.0, quindi come la blockchain aiuta a processare pagamenti in modo efficace e veloce, decentralizzando gli intermediari tradizionali come le banche, come Visa, come Mastercard, quindi tutti quegli attori tradizionali, e quindi permettendo di dare un sistema di pagamenti che davvero è internazionale e immediato. E quindi quello che ho coperto oggi è come pagare semplicemente in criptovalute, come accettare criptovalute come metodo di pagamento, anche se poi magari vuoi ricevere euro sul conto corrente bancario perché magari non sei ancora pronto ad accettare cripto. Quindi la nostra soluzione permette un po' di fare tutto questo, e in più Soprattutto legally.
Soprattutto legali, no, esatto. Perché c'è sempre questa domanda, ma è legale? No, esatto, sì. Tutto legale? Sì, noi siamo una società regolamentata sia in Estonia che in Portogallo direttamente dalla Banca Centrale del Portogallo, quindi abbiamo processi di AML, compliance, abbiamo un team di compliance interno che per noi è molto importante. Quindi sì, ho parlato di questo, ho parlato un po' di come verrà usato il token, perché abbiamo anche un token sulla piattaforma, quindi come il token viene usato per dare reward sia a chi vende che a chi compra. Quindi ecco, ci sono tante novità nei prossimi mesi, però è stato bello anche vedere che c'era tanto interesse, no? Mentre magari quando facevo uno speech nel 2018 magari le persone non sapevano neanche di cosa parlavo. No, che poi sai che cosa pensavo di recente? Che sembra tanto qualcosa di assolutamente innovativo, però se ci pensiamo anche la famosa Boots Card, no? Qualunque card, loyalty card, poi effettivamente è un po' lo stesso concetto, quello del token, quindi alla fine non è così complesso, forse è un po' tutto quello che c'è dietro, chiaramente il discorso blockchain, il discorso tecnologico che per molti, specialmente in Italia, mi sento di dire ancora probabilmente c'è da imparare, insomma c'è da fare divulgazione, però concordo con te che c'è molto interesse adesso crescente anche tra virgolette le masse, cioè coloro che magari non si sono avvicinati prima a questo mondo. Bene, infatti questo mi porta all'ultima domanda che volevo farti oggi, cioè questo mondo, vabbè, un po' tutto il digitale in realtà, si evolve costantemente, c'è sempre qualcosa di nuovo, corre a ritmi veramente assurdi. Che cosa ci aspetta il futuro, secondo te? Secondo me, parlando dei pagamenti, perché quello è un po' il mio mondo, diciamo che fino adesso, cioè noi nasciamo come strumento di inclusione finanziaria, quindi quella è un po' la nostra missione. Ahimè, ad oggi, se guardiamo il volume di transazioni, comunque viene sempre da una nicchia di mercato, quindi magari persone che si sono arricchite con cripto e quindi adesso acquistano immobili, acquistano macchine di lusso, e quindi non dico che sia tutto il transato, ma gran parte delle nostre transazioni viene un po' da quella che è la crypto wealthy. Quindi l'auspicio è che veramente, e su questo vediamo già che sta cambiando, perché comunque uno dei nostri paesi principali è la Turchia, l'auspicio è che quello appunto in paesi emergenti dove c'è inflazione, dove c'è poca fiducia nei governi, le persone inizino veramente a utilizzare criptovalute per fare hedging del valore, comunque per utilizzare pagamenti di beni e servizi per coprirsi dal rischio di inflazione. Quindi questo sempre di più sta succedendo, quindi sempre di più la nostra soluzione viene usata anche per remittances, viene usata per pagare dipendenti, quindi secondo me il mio desiderio è appunto questo, che veramente le criptovalute possano essere utilizzate come strumento di inclusione finanziaria per tutti, quindi non solo per chi è bravo a usare cripto ed è stato bravo, intelligente a essere, no, in questo mondo, che è giusto anche così, però le cripto nascono per questo, quindi nascono per coprire questo ambito di persone che magari sono anche unbanked, non hanno un conto corrente bancario e che oggi, avendo un wallet su un device, possono farlo, quindi dobbiamo essere tutti bravi. E su questo voi state facendo un ottimo lavoro nel divulgare questo messaggio, in modo che tutti lo capiscano, lo comprendano, sappiano come muoversi. Quindi ti immagini un futuro dove compriamo libri su Amazon con le criptovalute, anche la cosa più semplice, insomma. Sì, esatto, sì. Molto bello. Grazie mille, Grazie, Tania. grazie a te. Ciao. Al 2023. Ciao. Grazie.